Buongiorno amici, oggi torniamo sul nostro vecchio calamaro. Sono stato a Napoli e da quando sono stato a Napoli tra pizze, pesce non riesco più a togliermeli dalla testa. Allora, oggi cosa faremo? Oggi faremo praticamente dei calamari ripieni, buttunati, non so, riepi, come li chiamano giù, li chiamano buttunati, quindi belli gonfi, ripieni con certe spezie, certe erbette che chiaramente, stando sul mio sito, sul mio canale, chiaramente capite che io senza le erbette non vado da nessuna parte, per cui andiamo a preparare questo riempimento del nostro calamaro, fatto velocissimo, ci vuole poco. Adesso vi indicherò come fare questi benedetti calamari e con le mie erbette e indicazioni. Mi raccomando, le erbette io ve le dico, poi se ce l'avete ce le mettete, se non ce l'avete non ce le mettete, ma vi invito a fare una prova. Un calamaro lo fate come dite voi e eventualmente un calamaro lo fate come dico io. Se il risultato è uguale, cancellatevi, non venite più sul canale perché vuol dire che sto di stupidaggini, ma se viene differente, mi raccomando, uscite e andate a comprare tutte le piantine che trovate di questo periodo. Ripiloghiamo. Serviranno dei calamari bellissimi da riempire, grandi, piccoli, come volete. Poi delle patate, ma non per riempirle, perché se no dentro la patata, dentro il calamaro sentossa, sentoppa, non vanno più giù. Le serviranno per fare una specie di contorno, un purè, poi vi dico, facilissimo. Scorze di arancia e limone non trattata, chiaramente, dello zenzero e poi parmigiano se ce l'avete, o pecorino, anche pecorino va bene, ok. Poi delle olive taggiaschi e dei capperi, ok? Olive taggiaschi e capperi che insomma poi andiamo a tritare tutto bene. Un po' di vino bianco per far soffriggere. Delle alici sott'olio, sotto sale o sott'olio che poi mettiamo a soffriggere prima di mettere i nostri calamari. Per fare il purè servirà un pochettino di latte, un po' di burro e altre cose tra cui sale, pepe, chiaramente, degli agli chiaramente senza anima perché dovendoli tritare poi li mangiamo tutti e quindi potrebbero essere pesanti per chi non li digerisce, un peperoncino se vi gradisce, della noce moscata che con le patate va benissimo e poi le mie spezie, se volete e ce l'avete anche un pochettino di concentrato di pomodoro. Una serie di cose, ripeto, sempre se ce le volete le mettete, altrimenti se non le avete non li fate. Non fate che non fate la ricetta perché non avete alcune cose, fatela comunque. Le mie erbette odori, insomma, del rosmarino, poi abbiamo della salvia, se ce l'avete qualche fogliolina di dragoncello, uno o due, non di più perché va tritata e poi la mangiamo, ma essendo amaro, poi se ce n'è troppo mi strillate, però se invece ce l'avete mettetecelo perché sicuramente va bene. Della menta romana, questa è della menta romana, quella sempre come dico io per il mojito, glielo sottraete e non vi imbriacate e fate un qualcosa di buono. E del timo, se ce l'avete, delle foglioline di timo. Il primo passo da fare è tagliare tutte le nostre cime, i ciuffetti, insomma dei calamari, a pezzettini perché sarà il riempimento del nostro calamaro, parte del riempimento del nostro calamaro. In un tritatutto ho messo praticamente tutte le nostre spezie, soltanto le foglioline chiaramente, quindi togliete tutti i gambucci, e insieme allo zenzero, le olive, le scorze sia di arancio che di limone. Mi raccomando, cercate di prendere soltanto la parte colorata, non prendete il bianco altrimenti poi diventa tutto amaro. Facciamo frullare tutto questo riempimento, poi mischiato alle teste dei calamari e anche un po' di patata per poter riempire, insomma per fare un po' di spessore per riempire i nostri calamari, metteremo tutto quanto all'interno. Se chiaramente per poter frullare questo si attaccherà tutto alle pareti, avete bisogno di qualcosa per farlo, diciamo, staccare e fare una cremina, potete aggiungere anche del latte. Intanto ho messo a bollire le patate perché così poi le schiacciamo direttamente e ci facciamo il nostro contorno.
tutte le nostre spezie che abbiamo anche messo in parte esternamente, frullato insieme a tutto quanto. Cosa facciamo? Accendiamo il fuoco, mettiamo un po' di olio e mettiamo a indorare sia un altro aglio, ma anche tutte le spezie che vi ho detto prima. Queste erbette praticamente le lasciamo qui, lasciamo indorare e quindi insaporire il nostro olio, nel quale poi faremo soffriggere le teste dei nostri calamari. Quindi lasciamo un attimo indorare tutto e quando la padella sarà abbastanza calda andiamo a mettere le nostre alici. Mi raccomando, le alici, io non ho messo fino adesso neanche un granello di sale, perché i capperi, le olive taggiasche, le stesse alici, eccole qui, le mettiamo a indorare e quando le nostre erbette hanno insaporito il nostro olio, prima di mettere le nostre teste dei calamari, togliamo tutte le nostre erbette. Come avete visto, io non metto pomodoro, perché il pomodoro, stiamo parlando di pesce, quando mettiamo il pomodoro prende il sopravvento e il sapore del pesce se ne va. Quindi mi raccomando, a temperatura molto alta facciamo sfiammare tutto con un po' di vino bianco. Mi raccomando, temperatura alta, altrimenti il vino non evapora e poi tutto il pesce saprà di vino. A questo punto, se volete, potete mettere un pochettino di concentrato di pomodoro. A questo punto, una volta rosolato, inseriamo tutto quello che noi abbiamo frullato insieme al latte, le spezie, gli odori, tutto qui dentro. Appena fatto, ci aggiungiamo le nostre patate, un po' per fare spessore. Aspettiamo 5 minuti, 5-10 minuti che si cuocia tutto e si restringa un po', in modo che poi possiamo metterlo senza avere del liquido che traborda dai nostri calamari all'interno. Nel frattempo ho rimesso a soffriggere dell'olio con gli stessi rametti di erbette di prima, in modo da rinsaporire nuovamente, dove faremo soffriggere i nostri calamari una volta riempiti. Una volta che il nostro calamaro lo abbiamo più o meno riempito, mi raccomando non riempitelo tanto, altrimenti dopo esce fuori, lo mettiamo a soffriggere lasciamo le nostre erbette all'interno della padella, perché comunque danno un buon sapore, e piano piano incominciamo a far cuocere tutti i nostri calamari. Coprite i nostri calamari e li lasciate cuocere per almeno 10 minuti, un quarto d'ora, però mi raccomando non li fate cuocere troppo, se no dopo però li dovete controllare. Appena cotti impiattiamo. Questo è il risultato della nostra ricetta. Il purè è inutile che vi dico come si possa fare al meglio, chiaramente patate mischiate un po' di spezie e di odori che vi ho detto, e il nostro calamaro abbottonato o no, ma mi sembra piuttosto gradevole da vedere e da mangiare. Un caro saluto a tutti, vi ringrazio per essere stati con me, vi aspetto sul mio canale per le prossime ricette. Mi raccomando, tornate, perché ricette solo veraci, semplici e un po' casarecce. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and